Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo simpaticissimo angelo amigurumi. Possiamo utilizzarlo come decorazione per il nostro albero di Natale o anche come idea regalo. Per questo progetto io utilizzerò un cotone numero 3 e lavorerò con un uncinetto numero 1,9. Iniziamo. Iniziamo creando la testa. Avviamo un anello magico. All'interno lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo l'anello e chiudiamo con un punto bassissimo. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. 1, rientriamo nello stesso punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, un punto basso, un aumento. Alla fine del giro avremo un totale di 18 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, un aumento, 2 punti nello stesso punto. Ripetiamo fino alla fine, 2 punti bassi, 1, 2, un aumento. Alla fine del giro avremo un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro 3 punti bassi, 1, 2, 3, un aumento. Ripetiamo fino alla fine per un totale di 30 punti bassi. A questo punto lavoriamo 5 giri di punti bassi così come si presentano. Dopo aver lavorato i 5 giri di punti bassi, iniziamo con le diminuzioni. 3 punti bassi, 1, 2, 3, una diminuzione. Prendiamo il primo punto, prendiamo il secondo e li chiudiamo insieme. Ripetiamo fino alla fine 3 punti bassi, 1, 2, 3, una diminuzione. Alla fine del giro avremo un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro 2 punti bassi, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine per un totale di 18 punti bassi. Un punto basso, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 12 punti bassi. E adesso inseriamo l'imbottitura.
Nel prossimo giro lavoriamo 6 diminuzioni per un totale di 6 punti bassi. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Agganciamo il filo bianco, ci alziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo un aumento, 2 punti nello stesso punto. Andiamo nel punto successivo e lavoriamo un aumento. In ogni punto sottostante lavoriamo un aumento per un totale di 12 punti bassi. Adesso sul primo punto basso lavoriamo un punto basso. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo 2 punti bassi di base, 1, 2, entriamo nel terzo e lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo 2 punti, 1, 2 e terminiamo con 3 punti bassi. 1, 2, 3. Nel prossimo giro lavoriamo 18 punti bassi, per cui lavoriamo un punto basso sopra il punto basso. In questo spazio che abbiamo creato lavoriamo 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Sopra i 4 punti bassi lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. Nel prossimo spazio 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e terminiamo con 3 punti bassi. 1, 2, 3. Abbiamo un totale di 18 punti bassi, vedete?
Nel prossimo giro lavoriamo 8 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un aumento, 2 punti nello stesso punto. Ripetiamo 8 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e terminiamo con un aumento. Avremo un totale di 20 punti bassi. Nel prossimo giro 9 punti bassi, un aumento, un aumento. Ripetiamo 9 punti bassi, un aumento. Terminiamo con un aumento. Avremo un totale di 22 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 10 punti bassi, un aumento, 10 punti bassi, un aumento, per un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo in back loop 11 punti bassi, vedete prendiamo questo anellino del punto, quello più esterno, e lavoriamo 11 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nel prossimo punto, sempre in back loop, lavoriamo un aumento. E di nuovo 11 punti bassi, un aumento. E terminiamo con l'aumento. Avremo un totale di 26 punti bassi. In questa maniera abbiamo creato questo giro un po' in rilievo. Nel prossimo giro invece lavoriamo normalmente, prendiamo il punto normalmente, lavoriamo 12 punti bassi, un aumento, 12 punti bassi, un aumento. Avremo un totale di 28 punti bassi. Adesso lavoriamo un giro di 28 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo nuovamente in back loop, per cui prendiamo sempre l'asolina, quella più lontana rispetto a noi, e lavoriamo 13 punti bassi, un aumento. Un aumento.
2 punti nello stesso punto. Ripetiamo 13 punti bassi, un aumento, avremo un totale di 30 punti bassi. Terminiamo con 2 giri di punti bassi, così come si presentano, prendendo il punto normalmente. Prendiamo il punto completo e lavoriamo 2 giri di 30 punti bassi. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Adesso agganciamo il filo nel giro che abbiamo lavorato in back loop, vedete questo in rilievo. Ci alziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo un punto basso. Nel punto successivo lavoriamo 3 punti alti tutti nello stesso punto. 1, rientriamo nello stesso punto, 2, 3. Nel punto successivo lavoriamo un punto basso. Nel punto successivo nel punto successivo 3 punti alti. 1, 2, 3. Nel punto successivo un punto basso. 3 punti alti. Nel punto successivo un punto basso. Ripetiamo questa sequenza di punti fino alla fine. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. La stessa cosa andremo a farla anche in questo giro. Andiamo a ripetere lo stesso motivo. Per fare le braccia partiamo con il colore rosa, avviamo un anello magico, sei punti bassi. Adesso lavoriamo 2 giri di punti bassi così come si presentano.
Chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Agganciamo il filo bianco e lavoriamo 16 giri di punti bassi così come si presentano. Chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Adesso agganciamo il filo rosa e lavoriamo l'altra mano, per cui lavoriamo l'altra estremità e facciamo 3 giri di punti bassi così come si presentano. Tagliamo il filo e adesso con l'ago andiamo a chiudere i 6 punti. Per fare le ali avviamo 8 catenelle, teniamo la lavorazione morbida in modo da facilitare i punti successivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saltiamo una catenella, entriamo nella seconda e lavoriamo 7 punti bassissimi, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo una catenella, entriamo nella seconda, lavoriamo in back loop, per cui prendiamo solo questo anellino del punto, vedete, e lavoriamo 6 punti bassissimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 catenelle, 1, 2, giriamo il lavoro, saltiamo le 2 catenelle lavorate, 1, 2, e ripetiamo 6 punti bassissimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo la catenella appena lavorata e lavoriamo 5 punti bassissimi. 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1, 2, giriamo il lavoro, saltiamo le 2 catenelle, 1, 2, entriamo nella terza, 5 punti bassissimi. 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo la catenella appena lavorata, 4 punti bassissimi. 1, 2, 3, 4, 2 catenelle, 1, 2, giriamo il lavoro, saltiamo le 2 catenelle, 1, 2, entriamo nella terza, ripetiamo 4 punti bassissimi. 1, 2, 3, 4. Una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo la catenella e lavoriamo 3 punti bassissimi. 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, giriamo il lavoro, saltiamo le 2 catenelle, 1, 2, entriamo nella terza, 3 punti bassissimi. 1, 2, 3. Una catenella. Adesso giriamo il lavoro da questo lato, entriamo in questo punto, raccogliamo il filo, lo portiamo su, entriamo in questo punto, raccogliamo il filo, lo portiamo su, entriamo in questo punto, raccogliamo il filo, lo portiamo su, di nuovo, e nell'ultimo punto portiamo sul filo. Adesso chiudiamo tutti i punti insieme. Una catenella e tagliamo il filo.
Per fare i capelli del nostro angelo, con il colore che avete scelto, avviate un anello magico di 6 punti bassi, poi nel secondo giro lavorate 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi, nel terzo giro un punto basso, un aumento per un totale di 18 punti bassi, nel quarto giro 2 punti bassi, un aumento per un totale di 24 punti bassi, nell'ultimo giro 3 punti bassi, un aumento per un totale di 30 punti bassi. E adesso lavoriamo 6 giri di punti bassi così come si presentano. Terminiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo e ne teniamo un po' per la cucitura. Per fare lo chignon avviamo un anello magico, 6 punti bassi, nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso, un aumento. Ripetiamo fino alla fine, un punto basso, un aumento. Alla fine del giro avremo un totale di 18 punti bassi. E adesso lavoriamo 3 giri di punti bassi così come si presentano. Chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. E ne teniamo un po' per la cucitura. A questo punto abbiamo tutti gli elementi che compongono il nostro piccolo angelo, possiamo iniziare ad assemblare. Abbiamo il corpo e la testa, abbiamo le braccia, i capelli e lo chignon e le ali.
Ed ecco pronto il nostro simpaticissimo angioletto. Io spero di avervi dato una nuova idea per i vostri lavoretti di Natale. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!